tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa super facile e veloce. Infatti, come potete vedere già dal video, è veramente semplicissima. Ovviamente durante il tutorial vi ho dato tutte le indicazioni utili per personalizzare il vostro progetto. Nel box informazioni qui in basso trovate il link diretto al sito di Tutti a Mano Luisa, dove troverete il kit materiali completo per realizzare questo progetto. Ora non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Vediamo ora cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Utilizzeremo una rocca da 500 grammi di cordino intreccio, colorazione verde militare, una coppia di manici in pelle di colore nero, uncinetto numero 7, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello centrale, quindi facciamo un cappio iniziale e andiamo ad avviare il numero di catenelle che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Avviate tutte le catenelle, io ne ho avviate 51 che corrispondono esattamente a 51 cm. Quindi ora procedo, vado a lavorare partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoreremo una maglia bassa in ogni catenella. Bene, lavorata questa prima riga a maglia bassa, ora proseguirò lavorando tutto il resto del pannello a mezza maglia alta. Quindi faccio una catenella e volto il lavoro, carico il filo sull'uncinetto, prendo solo la metà catenella retro del punto sottostante, quindi in questo modo, e vado a lavorare una mezza maglia alta. Continuerò in questo modo per tutta la riga, quindi lavorerò mezze maglie alte in costa retro. Terminata la lavorazione di questa riga, non dovremo fare altro che ripetere lo stesso procedimento fino a raggiungere il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, quindi continueremo a lavorare righe di andata e ritorno a mezza maglia alta. Ovviamente potete personalizzare la lavorazione del numero di righe in base alla misura che volete ottenere e stessa cosa per quanto riguarda le catenelle di avvio. Quindi io in questo caso ho lavorato 51 catenelle che poi si sono trasformate in 50 maglie, calcolando che la 51esima era per girare il lavoro, quindi i 51 cm che io ho raggiunto vanno suddivisi per 2 per capire quanto alta sarà la borsa, quindi all'incirca sarà alta 25 cm. Quindi se voi volete realizzare una borsa più grande, calcolate quanto alta volete realizzare la borsa, ad esempio 30 cm, quei 30 cm li dovete raddoppiare, quindi saranno 60 cm, quindi di conseguenza avvierete un numero di catenelle pari a 60 cm. Stesso ragionamento se si vuole realizzare una borsa più piccola. E a questo punto si procede lavorando le righe di andata e ritorno a mezza maglia alta, sempre in costa dietro. Se preferite potete anche lavorare invece della mezza maglia alta la maglia bassa, quindi facciamo sempre la catenella per girare il lavoro, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una mezza maglia alta in costa retro in ogni punto fino a raggiungere il totale di righe che trovate indicato qui in alto.
Lavorate le 13 righe a mezza maglia alta, avremo 14 righe totali calcolando anche la riga a maglia bassa. Ora abbiamo un pannello che misura 26 cm, ma dobbiamo andare a lavorare l'ultima riga a maglia bassa. Quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, non in costa, quindi andiamo a prendere tutta la catenella e lavoriamo la maglia bassa, così per tutta la riga. Bene, concluderò qui la lavorazione del mio pannello, quindi posso tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Se preferite potete anche andare a rifinire ulteriormente il pannello, io lo lascerò in questo modo. A questo punto dobbiamo andare a chiudere ed assemblare la nostra borsa. Se volete foderare potete farlo tranquillamente in questo momento facendo una fodera a pannello, quindi ritagliando un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni del pannello e andarlo a cucire lungo tutto il bordo. Potete anche andare ad irrigidire con il feltro. Io non farò nessuno dei due passaggi, quindi vado direttamente ad assemblare. Farò la cucitura sempre sul rovescio. Quindi questo è il dritto del mio pannello, me ne rendo conto vedendo il dritto della riga a maglia bassa, quindi vado a piegare in questo modo il pannello e andrò a cucire lungo i due laterali. Quindi mi taglio un pezzo di cordino, lo vado a bloccare tra le maglie e poi inizio la mia cucitura. Quindi qui abbiamo le asole della riga a maglia bassa, noi andiamo a prendere la prima asola in questo modo, in questo caso abbiamo la catenella, noi andiamo a prendere la prima asola e la prima asola della maglia bassa frontale, prendiamo solo le metà catenelle esterne, mi raccomando, e andiamo a cucire in questo modo. Faremo così per ogni punto. Una volta cuciti entrambi i laterali possiamo riportare il progetto sul dritto, quindi andiamo a rovesciare la borsa. A questo punto dobbiamo andare a cucire i manici, una parte l'ho già cucita, sto utilizzando il filo che di solito si utilizza per cucire la pelle, è un po' più spesso rispetto a quello da cucito, in alternativa potete utilizzare il filo di nylon oppure il filo da uncinetto, il classico numero 8. Non possiamo utilizzare lo stesso cordino perché i fori sono molto piccoli, quindi si va a bloccare il filo e si inizia a cucire entrando ed uscendo dai forellini sul manico e dalla parte all'uncinetto. Ho cucito la prima parte del manico esattamente a circa 10 cm dal bordo, quindi l'ho cucito un po' più giù rispetto al bordo, proprio farò lo stesso anche per l'altra estremità. Quindi ho preso il mio filo, l'ho messo doppio, lo vado a fissare sul pannello. E poi con molta pazienza vado a cucirlo, ci vuole molta pazienza perché comunque dobbiamo andarlo proprio a cucire, i forellini sono un po' piccolini. Bene, una volta cuciti i manici questo sarà il risultato. A questo punto ho ritagliato 6 pezzi di cordino da circa 50 cm che posizionerò sulla parte frontale per creare delle frange. Quindi prendo il primo pezzo
e vado a fissarlo esattamente qui sulla catenella che ho sul bordo. Quindi faccio passare l'uncinetto, prendo il filo e vado a bloccare in questo modo. Farò lo stesso anche per gli altri pezzi. Bene, una volta applicate le frange, questo è il risultato finale. Resta una borsa molto semplice, ma comunque perfetta per tutti i giorni. Io non ho messo una chiusura, ma vi consiglio di applicare magari un bottone magnetico, oppure se vi piacciono le borse un po' più chiuse, una semplice cerniera. Se vi piacciono le frange potete anche andare a rifinire proprio tutto il bordo della borsa con le frange, tanto comunque di una rocca ve ne avanza un pochino, quindi riuscite tranquillamente a fare tutto il bordo con le frange. Io spero che questo progetto molto semplice vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito di Tutti a Mano Luisa, dove troverete il kit materiali completo per realizzare questa borsa. Progetto comunque perfetto per le principianti perché è velocissima da realizzare, ho utilizzato solo i punti base e soprattutto si realizza tranquillamente in una giornata. Detto questo, vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!